Sapporo Rendezvous si sta avvicinando a grandi passi. Il prossimo grande pay-per-view targato Stardom, che andrà in onda lunedì 21 luglio, proporrà una gran bella card con match alquanto succulenti. Su tutti la sfida valevole per il Future of Stardom Championship, dove Ina, la campionessa in carica, difenderà la cintura contro Sayaka Kurara. Una sfida molto importante per entrambe le atlete, con Ina intenzionata a continuare il suo percorso da regina indiscussa e Sayaka Kurara obbligata a vincere per sopperire alle delusioni arrivate dopo aver vinto il Cinderella Tournament. Sì, perché dopo la conquista della scarpetta di cristallo sembrava che il destino di Sayaka Kurara fosse proiettato verso la grandezza, che però non è arrivata. Possiamo tranquillamente affermare che il percorso intrapreso da Kurara dopo All Star Grand Kingdom ha deluso i più, anche perché convinti del potenziale della ragazza, che per ora resta inespresso. Ma per capire meglio come si è arrivati a questo scontro dobbiamo fare un passo indietro. È esattamente il 25 febbraio 2025 quando Ina riesce a sconfiggere Miyu Hamasaki e a laurearsi campionessa per la prima volta in carriera. Il match che vide le due ex Queen's Quest affrontarsi a Path of Thunder fu un classico. Due giovani rampolle pronte a lasciare il segno in una Stardom che a modo suo era già stata protagonista di cambiamenti e che si stava pian piano rifacendo la pelle come un serpente nei mesi più caldi dell'anno. Fatto sta che Ina riuscì quindi in un'impresa che fino a pochi mesi prima sembrava impossibile. Vi ricorderete di certo di come io stesso ne parlai qua sul canale. Ina non sembrava destinata a percorrere lo stesso tragitto imboccato dalle sue sorelle mesi prima. Sembrava destinata all'anonimato, ma invece così non fu, perché Ina con quella vittoria scioccò tutti e dimostrò che il talento è un tratto di famiglia. Da quella epica vittoria sono passati 136 giorni di regno costruiti con amore, onore, rispetto e un pizzico di spregiudicatezza, simbolo spesso di chi, come lei, è ancora una teenager. La sua giovane età non le ha comunque impedito di mostrare al mondo intero quanto sia brava, talento messo in campo ogni volta che c'era da difendere la cintura, un titolo spesso oggetto dai corteggiamenti di giovani ragazze vogliose di sfondare in un mondo competitivo come quello della Stardom. Ina però ha stretto i denti, versato sudore e lacrime, ma ha resistito a vari assalti e ora si prepara forse alla sfida più grande che le si è parata davanti da quando è campionessa. Sì, perché anche se è vero che Sayaka Kurara ha forse deluso le aspettative di molti, resta comunque una ragazza capace di vincere il Cinderella Tournament, un qualcosa che non tutte possono affermare di aver fatto. Da tempo Sayaka Kurara è stata eletta nell'immaginario dei fan come l'erede spirituale di Tam Nakano, un qualcosa di vero per certi versi, ma non completamente esatto. Io credo che Sayaka Kurara debba comunque percorrere la sua strada senza troppo badare all'essere l'erede di nessuno, ma concentrandosi soltanto a costruire la propria legacy. È giusto che un giorno noi ricorderemo Kurara per ciò che ha fatto nel ring, per i trofei vinti e per le emozioni che ci ha trasmesso, e non perché assomiglia a Tam Nakano o a qualunque altra lottatrice. Certo, gli insegnamenti di Tam Nakano possono essere una base da cui partire, un qualcosa a cui Sayaka Kurara deve fare affidamento per spiccare il volo, ma una volta librata in aria deve saper volare con le proprie ali senza guardarsi indietro.
Il Future of Stardom Championship match che vedrà la luce a Sapporo Rendezvous è per lei un po' la cosiddetta prova del 9, è una speranza a cui Sayaka Kurara deve per forza di cose aggrapparsi per non lasciare che gli insegnamenti di Tam si perdano nel vuoto. Ecco perché Sayaka Kurara deve vincere, per dare un senso alla conquista del Cinderella Tournament e per ripagare la fiducia che la Nakano e tutti i suoi fan avevano riposto in lei. Kurara ha bisogno di questa vittoria, ne va del suo futuro, un futuro che può ancora essere luminoso, ma che è arrivato a un bivio. Vincere vorrebbe dire rialzarsi da un periodo povero di risultati positivi, urlando al mondo "io ci sono". Mentre perdere vorrebbe dire arrendersi a un fatto avverso, capace di spingerti verso un buco nero senza fine. Ma Sayaka Kurara lo sa bene, ecco perché il 21 luglio darà l'anima su quel ring. Così, a discapito del risultato, potrà comunque uscire da Sapporo Rendezvous a testa alta, consapevole di aver dato tutto. Ma il prossimo pay-per-view non è l'unico appuntamento che c'è nel futuro di Ina e di Sayaka Kurara, no. Ad attenderle c'è anche il 5-Star Grand Prix, il torneo più importante dell'anno, di cui ho discusso nel video che trovate qua di fianco a me. Se non l'avete ancora visto, dategli un'occhiata. Grazie di cuore a tutti voi e alla prossima. Bye bye!